il saggio non teme la morte. In questa lettera Seneca tenta di istruire il suo discepolo Lucilio per raggiungere l'imperturbabilità. Il vero saggio è colui che raggiunge questa condizione interiore di profonda e totale serenità. È colui che non si lascia prendere dal panico e che non permette agli eventi esterni di affannarlo e di farlo preoccupare. Quindi la tarassia è proprio l'assenza di preoccupazioni interiori ed è un percorso a cui si arriva per gradi, è un cammino quotidiano continuo. Tu certo ricordi che soddisfazione hai provato il giorno in cui, deposto l'abito di fanciullo, hai indossato la toga virile e sei stato condotto nel foro. Ora aspettane una maggiore quando avrai deposto anche l'animo di fanciullo e la filosofia ti avrà fatto acquistare la piena maturità spirituale. Il parallelismo è molto semplice. Quando un romano raggiungeva l'età adulta cambiava abito e indossava la toga virile, perché quello era il segno della maturità e veniva introdotto in società attraverso quindi la vita pubblica. Ecco, il vero saggio è colui che si spoglia della vecchia personalità e ne acquista una nuova e si lascia lavorare, modificare dalla filosofia. La saggezza si raggiunge con l'esercizio quotidiano. È lo stesso concetto che poi noi troviamo anche nella Bibbia, nelle Sacre Scritture. In Romani 12:2 viene detto: non conformatevi a questo mondo, ma lasciatevi trasformare rinnovando il vostro modo di pensare. Quindi, come il cristiano deve cambiare il suo punto di vista e guardare la realtà attraverso gli occhi di Dio, così il vero saggio è colui che non permette a nessuno e a nessun evento esterno di condizionarlo. Cioè, quello che Seneca ci sta dicendo è che il vero saggio non dipende da tutti gli eventi e dalle persone che sono al di fuori di lui. Non devo dipendere da qualcuno, altrimenti non sarò mai felice. La vera felicità è in interiore homine e non all'esterno. Finché una persona sarà dipendente da qualcun altro o si lascerà preoccupare e condizionare dagli eventi, non sarà mai realmente felice e non vivrà mai la vita che vorrebbe vivere. Continua nei tuoi progressi e capirai che sono meno da temere proprio quelle cose che fanno più paura, perché spesso quello che in realtà spaventa sono tutte le costruzioni mentali, tutti i pensieri, tutti i ragionamenti che noi facciamo attorno a quella preoccupazione. Cioè spesso, dice Seneca, siamo più preoccupati da ciò che temiamo che si potrebbe verificare rispetto a ciò che in realtà si verifica. Il vero saggio non dovrebbe permettere a queste preoccupazioni quindi di alterare il suo stato d'animo. Nessun male è grande quando è definitivo. La morte viene verso di te. Mors ad te venit. Quindi la morte prima o poi coglierà ciascuno di noi. L'importante è non farsi trovare impreparati. E com'è possibile? Sarebbe da temersi se potesse rimanere con te per necessità, o non è ancora venuta, o quando è venuta passa oltre. E qui richiama un concetto della filosofia epicurea. E l'uomo non deve temere la morte, perché quando non c'è ci sono io, quando invece c'è lei io non ci sono più. Cioè la morte è un passaggio immediato, l'uomo la teme per tutta la vita, in realtà può piombare in qualsiasi momento, ma preoccuparsene non ha senso, perché se ho paura di morire non vivo assolutamente, non posso godere appieno della vita, non potrò mettere in pratica quel carpe diem per cui sono tanto famosi i romani. C'è chi si impicca davanti alla porta dell'amica, quindi chi si uccide per amore. Un servo si getta dal tetto per non sentire i rimbrotti del padrone, quindi per evitare di essere punito. Un altro si caccia un pugnale nel petto per non tornare a quel lavoro servile da cui era fuggito. Quindi abbiamo anche una testimonianza storica. C'è chi si suicidava anche per i maltrattamenti dei padroni o per evitare dei lavori pesanti. Non pensi tu
che un animo coraggioso possa giungere a quel disprezzo della vita che è spesso effetto di soverchia paura? Cioè, perché dovrei temere la morte quando ci sono persone che si ammazzano per futili motivi? Il vero saggio non la deve temere, perché prima o poi so per certo che essa arriverà, ma preoccuparsene è come non uscire di casa per timore che qualcuno possa farmi del male. Significa non vivere, è una preoccupazione inutile, anche perché nel momento in cui arriverà io non ci sarò più, cioè il trapasso dura un solo istante, quindi il vero nostro timore non è il morire, ma eventualmente il come morire, cioè se uno morirà soffrendo oppure no, e soprattutto ciò che spaventa è la paura dell'ignoto, perché un uomo messo in un luogo chiuso e soprattutto al buio ha paura, perché viene assalito dal terrore, perché non sa che cosa ci sia nella stanza o in quel luogo, ma se lo sapesse non avrebbe più paura del buio. Nessuno di noi ha paura quando di notte magari va al bagno, perché sappiamo bene chi o che cosa ci sia in casa. Non può godere una vita tranquilla chi pensa troppo a prolungarla e annovera fra i grandi beni il vivere a lungo. Tu invece sii sempre pronto a lasciare con animo sereno questa vita a cui tanti si attaccano, come chi, travolto da un vorticoso torrente, tenta di aggrapparsi ad ogni arbusto. Quindi non dobbiamo essere ancorati alla vita e tentare di salvarci a tutti i costi, perché prima o poi dovremo comunque morire. Gli uomini, in maggioranza, ondeggiano tra il timore della morte e i tormenti della vita, non hanno il coraggio di vivere e non sanno morire. Vivere nolunt, mori nesciunt. Ecco la chiave. Non hanno il coraggio di vivere, ma non sanno neanche morire, e in questo stato, quindi in questa incessante oscillazione tra una preoccupazione e il terrore, di fatto non vivono, non si gustano quei piaceri della vita, quindi non ha senso, perché sarebbe come non vivere ma vedersi vivere. Non siamo protagonisti ma semplici spettatori. Non significa che il vero saggio disprezza la vita perché non vede l'ora di morire, assolutamente, anzi il vero saggio la apprezza e la ama così tanto da sfruttare bene il proprio tempo che ha a disposizione per non sprecarne nemmeno un momento. Vedremo in un'altra lettera che Seneca dirà: non abbiamo poco tempo, ma soltanto lo usiamo male, perché la maggior parte la sprechiamo, la buttiamo via in futili preoccupazioni, inutili azioni quotidiane. Ecco il vero delitto. Cioè non essere parsimoniosi, non avere quella gestione oculata della spesa come invece facciamo per quanto riguarda il denaro. Dovremmo averne la stessa cura. Nessuno, se vi ricordate, cita in giudizio colui che ci ha fatto perdere tempo. In realtà il tempo è l'unica cosa preziosa che realmente possiede il saggio. Se vuoi rendere gioiosa la tua vita, lascia ogni preoccupazione per essa. Nessun bene giova a chi lo possiede se il suo animo non è pronto a perderlo, ed è più facile accettarne la perdita se una volta perduto non può essere rimpianto. E qui scaviamo veramente a fondo. Il vero saggio deve vivere come se qualsiasi cosa potesse essergli tolta in qualsiasi momento, il che non significa essere superficiali o non dare il giusto valore alle cose, ma significa nuovamente non dipendere da ciò che mi circonda. Se io sono troppo attaccato alla casa, ai miei beni materiali, ai soldi, oppure a una persona, nel momento in cui io la perdo entro completamente in crisi. Non significa non soffrirne, perché siamo esseri umani, ma il vero saggio non permetterà a questa frattura, a questa perdita, di sconvolgergli completamente la vita. Non devo più dipendere da ciò che è esterno a me, perché la vera felicità è dentro di me. È un altro motivo per cui
i ricchi spesso non sono felici perché si arriva a drogarsi, a suicidarsi, pur essendo magari miliardari o ricchissimi, proprio per questo motivo, perché la vera felicità, quella condizione di reale appagamento, di tranquillità, è soltanto interiore, non è esterna. È molto difficile arrivarci, anche perché viviamo in una società estremamente materialista, quindi mai come oggi facciamo anche fatica a concepire questa logica, perché viviamo nella società del consumismo e dove l'apparenza sia sui social network sia nella vita quotidiana diventa l'unica nostra guida, l'unico nostro modello di riferimento. Mai come oggi la spiritualità, la riflessione, l'introspezione, la meditazione sono disprezzati e soprattutto messi in secondo piano. Anzi, il vero saggio si prepara anche all'avversità, cioè è come un marinaio, dirà Seneca, che è sempre pronto quando sta per arrivare la tempesta. Al mattino sembra che il mare sia tranquillo, ma poi al pomeriggio ecco che arriva subito e piomba la tempesta. Devo sempre stare allerta ed essere pronto a perdere qualsiasi cosa in qualsiasi momento. Pertanto dirà anche di non stimare, non attaccarsi e non dipendere da tutto ciò che ci potrebbe essere tolto in qualsiasi momento. E infatti aggiunge: un fanciullo ed un eunuco decisero la morte di Pompeo, quella di Crasso fu decisa dai crudeli e barbari parti, Caligola diede ordine che Lepido porgesse il collo al tribuno destro, nessun uomo salì tanto in alto da sottrarsi alla minaccia di tutto quel male che la sorte gli aveva permesso di fare agli altri. Non fidarti della presente tranquillità, eccola qua, noli huic tranquillitati confidere. Il mare si sconvolge in un attimo e le barche nello stesso giorno vengono sommerse proprio là dove vagavano per diporto. Quindi in qualsiasi momento so che potrei perdere tutto e devo essere spiritualmente pronto, altrimenti poi sarò sconvolto e distrutto dal dolore. Pensa che un assassino o un nemico può piantarti un pugnale nella gola e quando non c'è un potente c'è sempre uno schiavo che ha facoltà di vita o di morte su di te. Intendo dire, chiunque è disposto a mettere a rischio la sua vita è padrone della tua, cioè noi possiamo perderla in qualsiasi momento, quindi davvero preoccuparsene è inutile. Troverai che i caduti per odio di schiavi non sono meno numerosi di quelli che incorsero nell'ira del re. E questa è un'altra testimonianza storica. Moltissimi padroni sono stati assassinati dai loro schiavi. Quindi ancora una volta Seneca mette in luce ed evidenzia il maltrattamento che i padroni erano soliti riservare ai loro schiavi. Ita dico ex quo natus es duceris, dal momento in cui sei nato tu sei avviato alla morte. Il saggio sa che deve morire, memento mori, ricordati che devi morire e pertanto non me ne preoccupo, ma vivo appieno la mia vita. E in quest'ottica ha anche senso il carpe diem, cogliere l'attimo, vivere il giorno. Non significa fare baldoria sfrenata, non significa discoteca, sesso, droga, alcol, fumo. Non è questo, perché spesso il carpe diem viene travisato. Non significa il divertimento sfrenato, l'eccesso. Il carpe diem significa gustarsi ogni momento. Vivete la vostra vita, amate la vostra fidanzata. Se una mattina uscite di casa presto e vedete una bellissima alba, ammirate il paesaggio, fatevi una foto e ricordate quel momento, la vostra laurea, il momento in cui finalmente ce l'avete fatta, avete firmato un contratto di lavoro, un periodo della nostra vita che ci è rimasto nel cuore. Questo è il carpe diem, non è il divertimento sfrenato, che in realtà poi è stordimento, non è divertimento. In questa dimensione anche la morte trova il suo senso. Vivere all'infinito forse prima o poi ci stancherebbe. Come dicevano gli antichi, gli dei ci invidiano perché siamo mortali, perché ogni giorno potrebbe essere l'ultimo e quindi ci gustiamo di più le cose. Sapere che prima o poi finiranno ha anche senso. In quest'ottica la morte non ci deve più spaventare,
spaventare. E conclude con un'altra massima, sempre tratta da Epicuro, quindi Seneca non disprezza di andare a prendere insegnamenti anche dagli altri filosofi, questo ormai lo sappiamo. Quello che la natura esige possiamo procurarcelo facilmente, quindi possiamo facilmente, insomma, sfamarci, dissetarci e così via. Eppure ci affanniamo per il superfluo, nonostante le nostre ricchezze, i nostri beni, quindi nonostante una vita tranquilla, agiata, continuiamo ad affannarci per avere sempre di più, perché tutto ciò che noi possediamo non ci basta mai, non siamo mai contenti, no? Abbiamo quel vuoto interno, quell'insoddisfazione perenne per il superfluo, ci logoriamo le vesti, diventiamo vecchi negli accampamenti, ci avventuriamo in terre straniere, mentre ciò che basta è a portata di mano. Chi va d'accordo con la povertà è ricco. Addio. Quest'ultima sentenzia è straordinaria. Ad manum est quod sat est, cui cum paupertate bene convenit, dives est. È davvero ricco colui che si fa bastare e che vive insieme con la povertà, cioè non devo assolutamente ricercare il superfluo, perché per ottenerlo consumo la mia vita. E torniamo al discorso iniziale: dobbiamo fare tesoro del nostro tempo, cogliere l'attimo, ponendo meno fiducia possibile nel domani. E come disse Orazio, rapiamus amici occasionem de die. Cogliamo l'attimo, gustiamoci ogni singolo istante della nostra vita, perché ogni giorno potrebbe essere l'ultimo.